Bentornati amici di Italian League, siete pronti per tutte le novità di questa settimana? In questa settimana, cari spettatori, gestirò la rubrica al contrario, per cui innanzitutto avremo il vincitore del contest della settimana scorsa del verso, che anche questa volta è Agosus25, quindi ti becchi un altro applauso. Il Pokémon era ovviamente Slowpoke. Questa settimana, per indovinare il Pokémon di cui stiamo parlando, vi daremo un altro indizio visivo. Guardate qua. Bene, a parte questo contest vi ricordiamo anche il secondo contest, quello sui meme, di cui vi ricordo le modalità attraverso questa schermata. Adesso andiamo avanti con le novità. Innanzitutto partiamo con i raid a 5 stelle. Landorus ha fatto posto a Tornadus, il quale ha incominciato a fare parte dei raid a 5 stelle il 6 marzo e andrà via esattamente l'11 di marzo. Il Pokémon in questione è un Pokémon volante ed è debole ovviamente ai tipi elettro, ghiaccio e roccia, per cui vi consigliamo di utilizzare Pokémon come Zekrom, come Rampardos, o ancora Darumaka ghiaccio, Electivar e così via. Vi ricordiamo i punti PL massimi per il 100, quindi allora a livello 20 è il 1911, mentre a livello 25 bostato, è il Pokémon esattamente bostato col vento, i PL massimi saranno 2389. Ovviamente piccola notazione a margine, insomma direi anche importante, farà il suo debutto nella forma Shiny. Quindi se vi dovessi consigliare di fare questo raid vi direi essenzialmente di farli per trovare il cromatico, perché come Pokémon sia nel PvE che nel PvP è essenzialmente un Pokémon totalmente inutile. Per quanto riguarda la missione sconfiggi Jessie James 4 volte della ricerca speciale una cromatica distrazione, la Niantic negli ultimi giorni con un tweet ha avvisato che tale quest sarà sostituibile dato che la mongolfiera di Jessie James è scomparsa. Potrà essere sostituita dalla missione sconfiggi 4 reclute del team Go Rocket. E vi ricordo anche che una volta iniziata questa missione, essendo una ricerca speciale, non ci sarà nessun tempo limite per completarla. Domani, martedì 9 marzo, dalle 18 alle 19, il Pokémon dell'ora in primo piano sarà Drowsy e potete ovviamente trovarlo anche nella sua forma Shiny se sarete fortunati. Vi consiglio quindi di attivare una ROM se siete a casa e non potete uscire. Per quanto riguarda il bonus avremo doppia esperienza d'evoluzione, ma quello che voglio essenzialmente sottolineare è l'utilizzo di Ipno, quindi dell'evoluzione di Drowsy, nel PvP. Pokémon molto versatile sia da utilizzare nelle coppe di Silph Road che nelle GBL, anche se un po' particolare nel suo utilizzo. E vi devo rammentare anche che vi è una bella differenza sul moveset per quanto riguarda l'utilizzo nella sua forma ombra e l'utilizzo nella sua forma invece normale. Partiamo col dire che Ipno dà il suo meglio nella Lega Mega, partendo dalla considerazione che ha un moveset molto vario, infatti è dotato della mossa Gelo Pugno, Tuono Pugno, Fuoco Pugno, nonché della mossa Palla Ombra, quindi ha varie coperture. Ricordiamo anche Focal Colpo, un po' meno utilizzata magari. Diciamo anche che a livello di moveset si consiglia di utilizzare uno dei pugni, magari Tuono Pugno e Palla Ombra, nel caso in cui si voglia utilizzare il Pokémon nella sua forma normale. Nella sua forma Ombra invece sarà meglio utilizzarlo con uno o più, due ovviamente massimo, dei pugni che avete a disposizione, in modo tale da dare copertura alla vostra squadra e magari anche il maggior numero di attacchi super efficaci su vari tipi che vi possono capitare contro. In Lega Ultra è ancora difficile vederlo, essenzialmente non si trova, però ovviamente può essere un bel tank da portare ovviamente a livello 51 ed è per questo che l'IV preferibile sarà esattamente il 100%, a cui dovrete poi aggiungere il solito percorso per renderlo miglior compagno. Invece per la Lega Mega l'IV migliore del rank 1 è esattamente lo 0-13-13. Mi raccomando, prendete nota per l'ora in primo piano di domani, fate vari scambi,
tenete insomma attivi gli aroma e in bocca al lupo insomma, affinché possiate trovare il Pokémon più utile per le vostre giocate. Ma non finisce qui. Infatti domani, esattamente alle 10 di mattina, inizierà l'evento, il primo evento della stagione delle leggende con protagonista Nuspas, il Pokémon Bussola, che farà il suo debutto anche nella forma cromatica, insieme ovviamente all'evoluzione Probopass. Ricordiamo un po' i dettagli di questo evento particolare. Innanzitutto avremo uno spawn aumentato di alcuni Pokémon come Diglett di Alola, Geodude di Alola, Magnemite, Nuspas, Aron, Lyron, Beldum, Rogerola, Dribble e tanti altri. Poi invece nelle uova da 5 km incontreremo Magnemite, Nuspas, Aron, Baltoy, Beldum e Drillbur. Nei raid a una stella ci saranno protagonisti Diglett di Alola, Nuspas, Rogerola e così via. E nei raid a 3 stelle Graveler di Alola, Magneton, Skarmory e Metang. E poi ovviamente ci sarà una ricerca sul campo esclusiva per l'evento, quindi ce ne saranno delle belle anche questa settimana. E ovviamente ci auguriamo tutti quanti di trovare un Nuspas Shiny, magari anche buono per il PvP, chissà. In più è stato annunciato, come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, scusate il gioco di parole, anche la missione di ricerca speciale di recupero per coloro che hanno avuto problemi durante il Kanto Tour, problemi col ticket, per cui è stato annunciato anche il recupero per questo evento e vi consiglio di andarvi a informare ovviamente sul canale di Italian League di Telegram. Vi ricordo infine, quindi per chiudere il video come al solito, di mettere mi piace e di seguire il canale di Telegram, di seguire il profilo di Instagram, quello di Facebook e ovviamente di attivare la campanella per i video di questa rubrica con me presente, in modo tale che potrete sempre essere aggiornati ogni settimana su tutte le novità del mondo Pokémon. Un bacio ragazzi, ciao!